Questa è la brand identity che ho disegnato per il nuovo ristorante di Riccardo Zanetti a Dubai. E in questo video vi vado a raccontare e a mostrare tutto il viaggio che mi ha accompagnato in questo progetto per vedere il risultato definitivo. Ho contattato Riccardo subito dopo aver visto il suo video su YouTube dove raccontava che stava aprendo una ghost kitchen a Dubai. Ci sono state un paio di chiamate, la prima conoscitiva. Fra pochissimo ho la chiamata con Riccardo e sono molto teso perché... non lo so perché. Vediamo come va perché sono molto curioso, in verità non so cosa aspettarmi. La seconda subito per iniziare a lavorare, perché a maggior ragione essendo un'azienda, un ristorante che partiva da zero, la brand strategy è fondamentale perché bisogna dare una direzione ben precisa al ristorante, insomma all'identità visiva che si vuole creare. Questa mattina ho continuato a fare il lavoro di strategia e finalmente ho cominciato a fare anche il lavoro di ricerca, quindi partendo dai competitor, vedendo quello che loro stanno facendo, le cose che a me piacciono, comincio a fare un lavoro di raccolta e quindi cominciare a raccogliere tutte queste reference. Fin da subito ho capito che l'obiettivo era raccontare l'italianità. Ma subito dopo invece ho identificato il più grande problema di questo progetto, la più grande sfida, è raccontare l'italianità al nostro target che sono gli expat. Bisognava trovare un punto di incontro tra una comunicazione che fosse abbastanza autoriferita, fedele, nativa per noi italiani, non troppo stereotipizzata, però comunque abbastanza semplice e comprensibile anche per poi tutti gli stranieri che lavorano all'estero ma sono comunque interessati alla cucina italiana e vogliono comprare, in questo caso, la lasagna o comunque dei prodotti italiani. Con questo obiettivo ho cercato di arricchire il linguaggio visivo con elementi visivi e valori che sappiano trasmettere qualcosa. Il mio obiettivo era raccontare una storia e non creare semplicemente un'identità visiva bella. Al momento ho definito il logotipo, il marchio, le varie illustrazioni delle mascotte, anche un po' il tono stilistico appunto per queste illustrazioni, la palette, tipografia. I prossimi step ora saranno lavorare sul copywriting, che in questo progetto secondo me è importante raccontare a parole l'esperienza, le sensazioni, i valori di questo brand. In più mi è piaciuto molto il lavoro che ho fatto di copy. Secondo me sono riuscito a raccontare bene tutta la parte di brand strategy che c'è stata dietro, creare una certa narrazione anche semplicemente a livello di linguaggio del brand. Riuscire a raffigurare il linguaggio italiano, questo perché alcune espressioni in italiano sono molto conosciute all'estero, sono molto iconiche alcune espressioni e quindi questo mi ha permesso di poterle utilizzare nella comunicazione e unirle ovviamente alla lingua inglese che è universale, che deve essere un must se poi stiamo a Dubai. Finalmente mi vedete con il sorriso perché l'identità visiva mi sta piacendo, chi sta uscendo fuori mi sta piacendo. Le aggiunte che ho fatto in corso d'opera si sono risultate fondamentali e finalmente mi sta piacendo un po' il carattere appunto del risultato quasi finito. Per questo progetto è stato abbastanza complicato, devo ammettere, mi ha messo a dura prova, però poi quando finalmente cominci a lavorare sulle applicazioni varie e vedi che il risultato finito ti piace, era un po' quello che avevi in mente, allora puoi tirare un bel sospiro di sollievo e dire cazzo, sono valsa la pena.
sta avvennando il mocap e la resa finale, che vorrei che fosse il più simile possibile a uno shooting fotografico del prodotto, che però verrebbe fatto in uno studio con il vero cibo, e quindi questo ricrearlo un po' con l'intelligenza artificiale, un po' con dei trucchetti, è abbastanza difficile per raggiungere un buon livello per me, però secondo me farà molto la differenza. A livello di design è stato molto difficile riuscire a trovare la quadra, perché ci stavano molte cose di cui bisognava parlare, quindi il punto d'incontro che ho trovato è stato quello di un sottotono un po' di retro, un tono di comunicazione, un tono di linguaggio visivo abbastanza retro vintage, aggiungere delle sfumature pop e infine collegare il tutto però con un linguaggio moderno. A questo punto vi voglio far vedere il progetto definitivo. Per questioni di tempo andrò un po' a grandi linee, però per chi fosse interessato a vedere bene il progetto, con calma, in maniera un po' più approfondita, vi lascio i link al mio Behance e al mio sito web. Nel packaging che ho disegnato troviamo il marchio, che viene accompagnato con il logotipo, che poi vedremo nelle prossime immagini. È presente una texture halftone, che è un richiamo molto diretto a tutto il mood retro vintage, e l'accenno che vi facevo sui detti italiani lo possiamo vedere in un lato di uno dei packaging che ha il detto gallina vecchia fa buon brodo, con sotto una descrizione in inglese che contestualizza il detto e insegna agli stranieri i nostri detti più famosi. La palette ha un richiamo ovviamente pop ed è molto bello secondo me vedere l'applicazione della palette in tutti i diversi tipi di packaging. Le varie applicazioni degli elementi secondari vanno ovviamente ogni volta a variare, e quindi questo permette sia di creare una certa iconicità nel linguaggio visivo, ma allo stesso tempo una profondità molto più ampia, e il design molto asciutto, pulito, minimal, ricco di illustrazioni, però non è affollato di elementi. Questa è una delle mie immagini della presentazione che mi piace di più, perché credo che riesca a raffigurare fedelmente tutta la ricchezza di questa identità visiva, con le varie illustrazioni delle mascotte che vanno a caratterizzare il brand, vanno a caratterizzare il linguaggio visivo, vanno ad alternare, ad arricchire, a creare più profondità. Applicazione dell'illustrazione mascotte anche a degli oggetti del merchandising, proprio per sviluppare il brand oltre i limiti della Ghost Kitchen e rendendolo un brand lifestyle completo. Finalmente andiamo nella comunicazione del brand, essendo come art director uno dei miei punti forti. Continuiamo a vedere l'uso, la creazione e l'uso del linguaggio, un misto italiano-inglese che è iconico e richiama ogni volta riferimenti propri, creando questo ecosistema, no, di modi di dire e detti. Il primo stile che vediamo qua in questi due template va a richiamare l'uso della materia prima, e quindi cerca di valorizzare gli ingredienti che vengono utilizzati nella preparazione. Qua c'è stato anche un lavoro di copywriting per scrivere delle headline che avessero un minimo di creatività, quindi che si andasse semplicemente oltre al solito post per Instagram. E qui ho cercato di fare un lavoro che vada oltre il semplice lavoro da social media manager per i social, quindi per il classico post, ma a vederlo proprio una visione di campagna pubblicitaria transmedia, cioè quindi per più media, quindi ci sta cartellonistica, ci sta social, e quindi in questo caso una ricerca sul copywriting, sulle headline, quindi le frasi che sono presenti nel visual, che hanno un certo tipo di creatività. Il secondo stile degli altri due template invece ha più un ruolo di brand awareness e cerca di comunicare i valori piuttosto che effettivamente noi che cosa facciamo nel pratico, cioè la lasagna. Questo è uno dei visual che mi piace di più, riesce a unire, diciamo, sia la parte di rappresentazione del prodotto, quindi con una certa cura di direzione artistica che c'è stata dietro, l'impaginazione del copywriting. L'ultimo visual della comunicazione trasmette anche qua, cerca di trasmettere
sia il messaggio delle materie prime, quindi della qualità, ma anche tutto il contesto valoriale che ci portiamo dietro. C'è stato anche qua un lavoro di copywriting che cerca di andare oltre appunto il semplice messaggio pubblicitario. E così si conclude questo bellissimo progetto. Io spero che vi sia piaciuto. Ovviamente io faccio questi video anche per riscontrare e trovare dei feedback, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Sono molto curioso, mi fa sempre molto piacere leggere dei pareri diversi dai miei per imparare qualcosa. Io vi ricordo che nel link in descrizione ci sta il progetto sul mio Behance e sul sito web per chi lo vuole vedere un po' più con calma. Io vi mando un bacione come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.